Ciao amici e bentornati sul canale. Oggi sono in esterna per una recensione di una fantastica bici elettrica. Il suo nome è RCB G19 ed è una delle biciclette più sicure e pratiche per essere utilizzate in due persone. Questa recensione l'ho divisa in tre parti. Nella prima parte andremo a fare il tutorial dell'installazione, nella seconda parte andremo a analizzare tutte le sue specifiche tecniche e nella terza parte andremo a fare un bellissimo test e vi darò tutte le mie considerazioni. Prima di partire però vi ricordo che se alla fine del video sarete interessati a questa bellissima G19, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. E ora partiamo col tutorial del montaggio. Ho appena finito di disemballare questa G19, guardate da vicino il super ruotone e qua c'è tutto il materiale che dovremo andare a montare. La bici vi arriverà più o meno in queste condizioni, veramente molto ben imballata, la parte posteriore è quasi tutta montata, invece la parte anteriore è quasi tutta da assemblare. E ultimo ma non per importanza il manuale di installazione, che è anche comprensivo di lingua italiana. Partiamo con i pedali, mi raccomando state attenti perché hanno le letterine L sinistra, R destra. Questo è il braccetto di sinistra, per cui procediamo col pedale di sinistra. All'inizio avvitate a mano, poi fatevi aiutare con la chiave. Passiamo ora al cavalletto che va inserito esattamente in questa zona. Fate passare le due viti all'interno delle due cavità per poi andarle a fermare col bullone. Procediamo con i poggiapiedi, anche in questo caso come i pedali non vi sbagliate perché ogni poggiapiede è a un lato. Svitate questi due viti, lo andate a inserire per poi fermarlo nuovamente. E ora siamo arrivati al manubrio, staccare questa staffa e andarci a inserire il portamanubrio. Mi raccomando mettetelo nella posizione corretta dove c'è questa zigrinatura e una volta che avrete trovato la posizione andate a riavvitare le quattro viti. E ora è il momento di montare la ruota anteriore, andate a montare i due fermi, uno da una parte e uno dall'altra e concludete il tutto andando ad avvitare i bulloni. E ora è il momento di montare il LED anteriore, vi basterà avvitare queste due staffe nella forcella centrale. Inserite la vita e la andate ad avvitare col bullone per poi andare a ripetere la procedura dall'altra parte. E ora andiamo a montare le frecce anteriori, vi basterà farle passare in questo buchetto e andarle a fermare col bullone che trovate in dotazione. Ovviamente prima di stringere state attenti che il LED sia direzionato nella posizione corretta. Siamo arrivati al momento del parafango anteriore, lo dovete far passare sotto la forcella e fissarlo con la vite proprio in questa posizione. E come ultimo passaggio andate a bloccare i due braccetti laterali. E finito il montaggio mi sono anche reso conto che hanno inserito in questa busta una stringicavi di scorta, due pastiglie per i freni di ricambio e anche questo bellissimo portapacchi in omaggio. E ora andiamo a analizzare più da vicino questa bellissima RCB G19 a partire dal telaio, che è formato in lega d'alluminio ultra resistente che gli dà un aspetto molto aggressivo, sembra un po' una moto degli anni 70, layout che devo dire per me è uno dei suoi punti di forza. Un altro punto di forza è sicuramente l'autonomia grazie a questa super batteria da 48 volt 20 A che vi permette di raggiungere un'autonomia di 90 km. Per quanto riguarda i freni abbiamo doppio freno a disco sia all'anteriore che al posteriore da 160 mm e non sono freni normali ma sono freni idraulici, che è già un bel power up rispetto alle normali bici elettriche. Per quanto riguarda il motore abbiamo un affidabilissimo motore brushless da 250 watt che rende perfettamente a norma questa RCB G19, così la potrete utilizzare sia in strada e anche in tutte le ciclabili. E come cambio abbiamo il classico cambio Shimano a 7 rapporti. Uno dei suoi punti di forza è sicuramente la comodità e l'ammortizzazione, avendo sia un ammortizzatore centrale al di sotto del sellino e un doppio ammortizzatore anteriore. Una delle caratteristiche di cui mi sono innamorato sono queste bellissime ruotoni tassellate, hanno una spalla di 4 pollici per un diametro di 20 pollici. Aspetto extreme dato anche da questo super fanale e da tutto l'impianto di illuminazione, che devo dire è uno dei più completi tra tutte le bici elettriche che ho recensito sul mio canale, perché in questa G19 avrete sia il fanale anteriore che posteriore, due frecce direzionali all'anteriore e altre due frecce direzionali al posteriore. Praticamente non ha nulla a invidiare a una normale moto di strada. E concludo questa analisi delle specifiche tecniche andando a fare uno zoom della parte del manubrio. Guardate che bellina la pulsanteria ed è anche retroilluminata, per cui se la utilizzate di sera non avrete problemi a schiacciare i tasti. Il più e il meno che servono a modificare la pedalata assistita: 1, 2 o 3. Qua ci sono le frecce direzionali per attivare le frecce sinistra
e destra, la M che serve a cambiare la modalità dello schermo per vedere tutte le informazioni, sia l'orario, i chilometri totali, i chilometri percorsi e anche il tempo di percorrenza della bicicletta. Altra chicca è il campanello meccanico, ma tornando al display guardate le dimensioni, è quasi grande come la mia mano. Questa che vedete è l'applicazione che potete scaricare sia nel Play Store di Google ma anche nell'Apple Store. Ci sono tutti i dati legati a questa bicicletta e soprattutto la capacità di sbloccare e bloccare la bicicletta, perché uno dei punti di forza di questa G19 è sicuramente la sicurezza. Potete controllare lo stato di batteria della bicicletta, adesso siamo al 60%, la velocità, potete anche condividere il dispositivo con altre persone e per tenere sempre l'applicazione aggiornata vi consiglio di tenere attivato gli aggiornamenti automatici. Ma tornando alla sicurezza, questa bici può essere sbloccata sia con la password durante l'accensione, guardate come viene chiesto il PIN numerico per poter procedere con l'accensione, oppure la potete sbloccare sia con le chiavi ma anche con questi due utilissimi tesserini NFC che sono inseriti insieme alle chiavi all'interno della dotazione base. Per cui devo dire che come sicurezza, se avete paura o abitate in una zona un po' pericolosa, vi consiglio veramente questa RCB G19 perché è dotata di tutti i più altissimi livelli di sicurezza che si possono chiedere e desiderare in una bici elettrica. E ora vi mostro in diretta il test di partenza su questa RCB G19. Siete pronti? Metto in modalità 3. Partiamo, vediamo quanto impieghiamo arrivare a 25 km/h. Sono già a 25 appena raggiunti, per cui direi in meno di 6 secondi. Come scatto direi che è veramente molto buona. Andiamo a fare anche il test per vedere le altre modalità fino a che velocità il motore ci supporta. Partiamo dalla velocità 1 e come vedete dal display ci dà una mano fino a 10 km/h. Provo a aumentare a velocità 2 che secondo me è esatto, arriva fino a 15 km/h, per poi sprigionare tutta la potenza in modalità 3 a 25 km/h. E ora andiamo a fare anche un po' di fuoripista. Devo dire che è abbastanza stabile e l'ammortizzazione si sente che dà veramente una mano a non essere troppo scomodi durante l'utilizzo della bicicletta, perché qua come vedete è pieno di buche. Ovviamente non nasce come bici da estremo per il fuoripista, però è molto comoda soprattutto se fate circuiti non troppo tortuosi. Adesso giro qua a sinistra, ho anche messo la freccia direzionale così da segnalare la svolta, accessorio molto utile soprattutto se usate la bici nelle strade di tutti i giorni, perché può essere un avvertimento alla macchina che vi sta dietro, così da avere più sicurezza nell'utilizzo della bicicletta. E ora proviamo anche la frenata. Adesso sto andando a 25 km/h, provo a inchiodare. Siete pronti? 3, 2, 1, via! Avete visto che spettacolo? I ruotoni e i freni hanno risposto perfettamente. In meno di 3-4 secondi da 25 mi sono fermato. L'impianto frenante per quanto mi riguarda è approvato. E con questa ultima sgommata abbiamo finito il test di questa RCB G19. Concludo questa recensione parlando del prezzo. Per portarvi a casa questa bellissima G19 vi basteranno all'incirca 1100 euro, che per quanto riguarda le sue caratteristiche, il fatto che sia comoda per essere utilizzata in 2 persone e anche l'impianto di illuminazione veramente da top di gamma, è un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per quanto riguarda le mie considerazioni, consiglio queste bike a chi vuole una fat bike con un telaio molto aggressivo, un aspetto estremo che possa andare bene sia per strada che per le ciclabili ma anche nel fuoripista. E gli altri 2 motivi per cui consiglio l'acquisto di questa RCB è per chi utilizza la bicicletta spesso di notte e quindi ha bisogno di un impianto di illuminazione all'avanguardia, e come terza motivazione la consiglio un po' a tutte le persone, un po' come sono io, che hanno veramente paura dei furti o di essere derubate, perché questa è una delle biciclette elettriche con più sistemi di sicurezza per quanto riguarda la mobilità elettrica. Se rientrate nelle 3 categorie che vi ho suggerito e siete interessati a questa fantastica G19, vi ho lasciato il link diretto per poterla acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video. Spero che vi sia piaciuta questa recensione, lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!